Allora, oggi realizzerò un dolce davvero buono, il mio preferito, vale a dire la creme caramel, e cercherò di spiegarvela in maniera facile, rivelandovi alcuni piccoli accorgimenti per rendere perfetto il composto e la cottura. Comunque, attacchiamo subito con la ricetta e piano a mano vi spiego come va fatto. Qui ho 500 ml di latte e li verso dentro una pentola con i bordi alti. Poi ho un baccello di vaniglia, questa è vaniglia del Madagascar, la vado a tagliare a metà e poi faccio un taglio per la sua lunghezza. La divido e con la punta del coltello vado a tirar fuori tutti i semini all'interno del baccello. Questi semini li vado a mettere poi nella pentola dove ho messo il latte, inserendo poi ciò che rimane del baccello vuoto, perché anche questo darà sapore. Pongo la pentola sul fuoco, accendo la fiamma, la tengo moderata e attendo che il latte vada in ebollizione. Di tanto in tanto giro il latte così da permettere ai semini di spargersi nel liquido, e quando il tutto arriverà all'ebollizione spengerò la fiamma e lascerò intipidire. Adesso mi occuperò della preparazione del caramello e vi svelerò un piccolo trucco o accorgimento. Io utilizzerò in questo caso 60 grammi di zucchero e non metterò acqua, burro, nulla, zucchero puro. E verso tutto lo zucchero dentro un piccolo pentolino. Metto il mio pentolino sul fornello, fiamma leggera, e attendo che inizia a sciogliersi lo zucchero e a formare il caramello. Lo zucchero ha cominciato a fondere sotto, si vede che è sciolto, e io da questo momento inizio a girarlo. Non l'ho fatto prima perché altrimenti, sciogliendosi, si sarebbe attaccato subito al cucchiaio e sarebbe stato un pochino più complicato lavorarlo. Si inizia a formare la schiuma, l'odore è tipicamente il caramello. Questo è il momento adatto a spengere la fiamma e a versare il nostro caramello negli stampini. Quindi spengo la fiamma e metto circa un cucchiaio dentro ogni singola coppetta. Giro un pochino le coppette in modo da distribuire il caramello sul fondo. Adesso mi dedico alla preparazione della crema. Prima cosa prendo 100-110 grammi di zucchero. Eccoli qua. E li verso dentro questa ciotola capiente. E aggiungo 6 uova intere. E con una frusta elettrica inizio a mescolare il composto. Facciamo girare il frullatore per 6-7 minuti. È fondamentale che si sciolga lo zucchero e vado ad aggiungere il latte. Il composto inizierà a produrre schiuma, questa dopo la toglierò con una schiumarola
continuare a girarlo per 3-4 minuti, anche meno se la schiuma diventa eccessiva. Spengo il frullatore, elimino le fruste e le lascio qui e prendo una schiumarola per rimuovere l'eccesso di schiuma che si è andata a formare. Prendo una teglia da forno e pongo le coppette all'interno, poi vado a versare la crema dentro le coppette. Faccio scorrere dell'acqua calda e riempio poi la mia bottiglia, verso l'acqua calda che ho preso dal rubinetto nella teglia, porto il livello a circa 1,5 cm dal bordo delle coppette e adesso vado a mettere nel forno che ho preriscaldato a 190 gradi e la cottura sarà di circa 25 minuti. Ecco qua i budini. Se agito la teglia non si muove la superficie, questo è già uno dei sintomi che i budini sono cotti. Inserisco uno stecchino al centro del budino, lo tiro fuori e valuto se c'è ancora liquido, pressoché asciutto, leggermente umido perché ovviamente l'interno è sempre umido, quindi posso tirarli fuori. I budini adesso io li lascerò a temperatura ambiente per circa mezz'ora, un'oretta e poi li metterò in frigorifero. Questa è la Grand Caramel, o il Cream Caramel come spesso diciamo noi a Roma. Credo che sia perfetta e vi do alcune indicazioni per dare un giudizio se è una buona Cream Caramel. Praticamente il caramello ha questo colore bruno scuro ma non è nero. Se fosse nero probabilmente avrebbe un sapore amaro perché lo zucchero si sarebbe un po' bruciato. Allo stesso tempo non è chiaro. Se è chiaro dà un sapore strano proprio alla Grand Caramel, spesso si esalta l'odore dell'uovo e questo non è bene. L'altra cosa, se io la muovo vibra un pochino, oscilla e questo è il fatto che non l'ho fatta cuocere eccessivamente, cioè appena si è rappresa io ho terminato la cottura, ho tirato fuori i budini dal forno. La Grand Caramel deve essere buona, deve essere cremosa, deve essere morbida, non deve essere compatta. Ora vado a prenderne un cucchiaino, guardate non ci sono né bollicine all'esterno né all'interno e questa è un'altra caratteristica. Il profumo è ottimo, allora si scioglie in bocca, io quasi non la mastico, sento sotto i denti la vaniglia, i semetti che si rompono, c'è questo sapore appunto di vaniglia, l'uovo non si sente, prevale il caramello ed è squisita. Io spero che il video vi sia piaciuto, spero che magari sia stato anche utile per fare questa preparazione. Se vi piace mettete un like e magari iscrivetevi al canale. Dai, ci vediamo prossimamente con altre ricette o magari giornate di pesca o giornate di raccolta dei funghi.